Trinza, caraca, rinza, stock, non bella cepizza, ci va bene a cateli bottoni. Qui è una zona non particolarmente, diciamo, è molto rurale come zona. Vedi proprio il cambiamento del paesaggio. Appena arrivi in Lucania, i muretti a secco non ci sono più. E vedi queste distese di colline, eccetera, così bellissime, che poi tra l'altro io mi ricordo quando ero piccola, li odiavo i muretti a secco perché non riuscivo a vedere al di là del... Non vedevi oltre? Sì, non riuscivo a vedere oltre. Noi stiamo nella zona proprio più estrema, verso Matera, verso la Basilicata. Mariangela pure ha i vigneti più avanti, Mariangela Plantamura, sì. amica mia. Sì? Siete amiche? Sì, tra piccoli ci si aiuta sempre, questo è inevitabile. Quando... Le donne del vino. Ma donne del vino, noi non ci, io personalmente non amo fare delle distinzioni, non mi piace, proprio perché io ritengo che una persona, di qualunque sesso sia, di qualunque etnia sia, di qualunque provenienza sia, se è una brava persona è una brava persona, se è capace è capace. Quindi a prescindere dal fatto che sì, certo per le donne è un po' più difficile, specialmente poi qui al sud, ma noi glielo facciamo credere. Ecco, mi piace questo. Ci sono diverse zone all'interno del vigneto, Quindi la raccolta, la gestione è strettamente legata a quello che è la vita e l'andamento del vigneto stesso, per cui ci sono bambine un po' più irrequiete, che sono quelle che magari stanno nella parte più giovane, bambine un attimo più tranquille, più pacate, che sono quelle che stanno nella parte più vecchia. Quello che voglio dire io è questo, che praticamente per ogni filare è come se seguissero una linea le piante più esili, più sottili, proprio perché probabilmente c'è una lingua di roccia che affiora rispetto alle altre e quindi loro devono lavorare di più per andare a trovare, devono andare in orizzontale, devono scendere e quindi crescono in maniera più esile. Le persone vanno a raccogliere prima in quella zona là dove vedi verde, perché è la zona dove l'uva matura prima, e poi dopo una settimana, insomma dopo comunque un determinato periodo di tempo, ritornano di nuovo in questo filare. Quindi devi andare, devi proprio scrutare e guardare ogni pianta, quindi renderti conto effettivamente di quello che sta succedendo. La nostra vendemmia dura parecchio, dura a lungo, e quest'anno abbiamo avuto un po' di difficoltà nel trovare personale. Non tutti vogliono avere questa giornate discontinue, cioè preferiscono andare a lavorare nei posti dove magari c'è una maggiore... E chiamaci a noi. Chiamaci, no? Cioè... Allora, questa è roccia calcarea. È rossa perché ci sono, è scura perché ci sono sedimenti anche ferrosi, però se la andiamo ad aprire in due è una roccia bianchissima. Io non parlerei di presenza minerale, io parlerei proprio di territorio in generale, considerando il tipo di suolo, il tipo di clima, l'altitudine, che sono secondo me i fattori principali, perché se no altrimenti io, dato che mi piace il Barolo per esempio, mi pianterei Nebbiolo qua e mi farei il Barolo tutta la vita. Certo mi piace anche il Primitivo, però voglio dire ogni territorio ha la sua vocazione. Noi nel 2020 abbiamo raccolto pochissimo, alla fine abbiamo prodotto circa 70 ettolitri di vino in tutto. 2020 70 ettolitri di vino in totale. Totale. Su 5 ettari. Perché è stata un'annata magrissima, non abbiamo avuto... 70 ettolitri potrebbe essere una buona resa per un ettaro quasi, sì. Qui abbiamo rese che variano a seconda delle annate tra i 40 quintali per ettaro e massimo 60 quintali per ettaro, non di più. Senza non andare a stressare sempre troppo la pianta, perché farlo? Sì, infatti mi piace il fatto che il Primitivo abbia diverse espressioni all'interno della stessa regione, dello stesso territorio. Come ti approcci ai diversi stili di vino? Nel senso, lì avevamo un Gouillot, qua abbiamo l'alberello, come li gestisci? L'alberello è triste perché l'alberello comunque non ci puoi passare
col trattore per arare, per dire devi fare tutto a mano. L'alberello viene chiuso in questo modo qui, a paniere. Fai tu? Sì, la facciamo noi. Ma è tradizionale? Sì, è tradizionale. Non ho mai sentito. Si chiude così a paniere. In modo non viene, io ma sai cosa? Dipende dai territori. In Sicilia hanno diverse consuetudini ed è giusto che sia così, perché ciascuno trova la sua, come dire, il suo modo di poter aiutare il più possibile la pianta. Nel senso, c'è chi dice che il primitivo, se non arriva a questi 15 gradi e mezzo, non è primitivo. Non vado a ricercare questo nel vino, io vado a ricercare l'espressione, cioè non mi faccio prendere dal fatto che ci sia un'etichetta. Io non sono mai stata una persona che si è identificata e conformata a delle etichette, né io né mio marito. La prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo iniziato a coltivare la vite, a produrre vino, male che vada, ce lo beviamo noi. E quello che mi calza bene è un vino che a tavola non deve esprimere un atteggiamento di grassezza, tipo barocco, ecco. Hai presente il barocco? Deve rispettare e accompagnare. Il vino deve essere minimalista, deve essere rispettoso, essenziale, e nello stesso tempo io mi devo finire la bottiglia. Ecco, questa è delle volte la cosa che dici troppo pesante. Buono sì, ma una bottiglia me la farei? Boh, forse ci penso. Ma tanti che rapaccio, ma un po' 3 volte bacia. Ma tanti che rapaccio, ma un po' 3 volte bacia. Ci battisi dell'urre, che gli è rasciuta a caccia, a che ne le brapaccia. Ma stai all'argin, stai a frisco, pesci fresca. Ma stai all'argin. Questo è un rotovinificatore progettato da Raffaele, mio marito, Ingegnere, anche quello è un vinificatore progettato da Raffaele. Durante la vinificazione noi impostiamo questo rotovinificatore per fargli fare delle rotazioni cicliche ogni tot ore. Ogni rotazione dà la possibilità al cappello di essere immerso delicatamente all'interno del mosto. Quello scudo che vi ho fatto vedere al centro fa sì che il cappello, una volta che si vada a trovare a contrasto, si pieghi automaticamente, quindi non è una follatura, un rimontaggio, è un qualcosa che fa sì che è come se fosse un biscotto nel latte. Il cappello va a finire nel mosto, quindi è molto delicata, dato che il primitivo ha queste bucce così sottili che tendono a sviluppare, a rompersi, a sviluppare un sacco di fecce, comunque di particelle in sospensione. In questo modo noi evitiamo la formazione di un gran numero di fecce. Sì, esatto. 1, 2. così? Un pochino di più. Talentosa con Marianna Jack 1. Buona la prima. Buona la prima. Andiamo, dai. Ma passo da un argomento all'altro. Sì, vai, non ti preoccupare, anzi. E il montatore si metterà le mani nei capelli. Ti piacerebbe cantare? Non mi viene in mente niente, è una canzone intelligente. Tipica canzone salentina questa che fai. E dalle, io non sto in Salerno, io sono della Murgia. Ah, ecco. Questa è Murgia. La Murgia è bella perché sembra l'Irlanda del Sud. La domanda che mi volevi fare prima, una domanda scomoda, vorresti un mondo senza uomini? Sì. Sì? Ebbene sì. Ci testa vieta ci se nesse, ci figlio ci testa vieta ci se nesse.